È tornato Max, proprio lui con quel sorriso beffardo, sardonico, con le giacche strappate e con il suo intramontabile cortomuso. Un allenatore molto, molto divisivo. Parlo più che altro dell'Allegri bis alla Juventus. Avremo l'Allegri bis anche al Milan e lo dico subito, no? Breve, conciso, diretto. Andiamo dritti al punto con Max, il Milan. Torna in Champions League, sì, perché questi allenatori, questi personaggi calcistici, no? Che poi vuoi o non vuoi servono come il pane al nostro calcio, eh, sono manna dal cielo per proprietà e dirigenze in estrema difficoltà. Perché poi il motivo per cui Allegri viene richiamato alla Juventus è proprio quello che sì, bello provare qualcosa di diverso, no? Sperimentare e quant'altro, ma poi quando vedi che le cose non vanno bene, richiami questa gente qua. Richiami questa gente qua perché l'obiettivo minimo, piaccia o non piaccia, e a me questo calcio non piace, lo sapete benissimo, come non mi piaceva quello di Conte, però Conte ha portato lo scudetto al Napoli e vaglielo a dire ai tifosi napoletani, perché poi bisogna essere chiari, schietti e anche concreti, perché poi ci vuole anche la concretezza. E Allegri è uno che media benissimo tra dirigenza, soprattutto quando magari appunto la terra non è così ferma sotto i piedi, l'abbiamo visto nell'anno alla Juventus, gli toglievano punti, non si capiva nulla, eppure lui lì anzi nella battaglia si esalta. Poi non vedrete mai, che ne so, partite spumeggianti, non vedrete mai la sua squadra tirare 20-30 volte in porta, ma questo è un altro discorso. Ecco, è un altro discorso. E proviamo a parlarne, a discuterne insieme in questo contenuto, signori miei, partendo dalla notizia che Max Allegri torna al Milan, ha firmato un triennale. Cioè, partiamo da questo. Ecco. Prima, come al solito, un paio di robette veloci, semplici, fast, easy. Perché? Perché mi parte? No, il pollice con calma, pigiatelo con calma per il filibustiere dell'algoritmo che come al solito sta a per Cimaroni. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi di contenuti e ragazzi, è appena iniziata questa girandola di allenatori e forse davvero mai come quest'anno ne cambieranno tanti, tantissimo. Ogni panchina sembra vacillare e prossima al cambiamento, per cui din don, attivate la campanella perché forse anche oggi ne sentiremo delle altre. Vediamo, rimaniamo aggiornati e connessi. Innanzitutto partendo da quanto ferma Cronaca, Sport Mediaset, la stessa Gazzetta, un po' tutti. Deve arrivare la conferma definitiva mentre che sto registrando di Moretto e di tutti gli altri, ma di Romana, ma ragazzi, la danno veramente per cosa fatta, chiusa, sepolta. È arrivato il sì. Abbiamo anche le cifre delle operazioni. 5 milioni a stagione più pare 2 di bonus per 3 anni, una bella sommetta, max nazionale. Che devo fare? Metto davanti. E questa è l'operazione. Pare che abbia pressato, spinto forte Iglitare ed è un Milan che fa tesoro e ci mancherebbe altro della scorsa stagione buttata praticamente alle ortiche, dove tutto quello che si poteva sbagliare si è sbagliato, dove non si capiva chi prendeva le decisioni, dove non si capiva, o meglio, si è capito perché hanno preso Fonseca e non Conte, ed è proprio il motivo per cui sono finiti poi ottavi e non magari a lottare per lo scudetto. E adesso, per non sapere né leggere né scrivere, il Milan prende il DS, prende Tari, subito si va forte su Allegri e non se lo fanno in qualche modo soffiare dal Napoli, anche perché, devo dirlo, secondo me questa notizia che arriva forte è anche in linea col fatto che poi forse Conte davvero rimane al Napoli e quindi Allegri a sto punto, no? Va dritto a ritornare sulla panchina del Milan. La leggo così al momento, poi vedremo gli sviluppi perché
quelli ovviamente sono sempre prossimi ad essere aggiornati e a ribaltare lo scenario. Ma Allegri al Milan, Allegri perché l'ho riassunto in quel modo a inizio video? Perché poi parlano i risultati per lui, c'è poco da fare. Con Allegri nei 3 anni e mezzo di Milan, uno scudetto, la porta per favore, grazie, gentilmente, poco casino, diamine. Nei 3 anni e mezzo di Allegri, uno scudetto all'esordio praticamente, un secondo posto e un terzo posto. Inoltre anche una Supercoppa italiana, se non sbaglio, proprio vinta contro l'Inter. Non me ne fate ricordare queste robe, grazie. Quindi è un allenatore concreto, pragmatico, che porta a casa il risultato e in questo momento al Milan serve questo. Cioè, serve un allenatore che prenda questa squadra dall'8º posto e la riporta dove è attrezzata per essere. Cioè il Milan è attrezzato per fare la Champions, ragazzi. E forse addirittura, e se parli con i tifosi del Milan te lo dicono sicuramente, perché figurati, il tifoso è sempre questa è una squadra che addirittura può anche lottare per lo scudetto. Eh, Sicuramente con qualche innesto. Per me, con Allegri, la squadra ritorna tranquillamente in Champions. Poi dovremmo vedere, ribadisco, il mercato. Se parte un Reinders o se rimane, fa tutta la differenza del caso. Ma quello che è certo, dicevo prima, il Milan di Allegri non farà 10, 20, 30 tiri in porta a partita, ma il Milan di Allegri sono anche sicuro che non prenderà i gol che abbiamo visto prendere quest'anno al Milan. Sono sicuro che al Milan quest'anno non rivedremo due giocatori che dopo neanche 2 partite no, si fermano a fare il cooling break da soli nell'altro lato del campo. Non vedremo un allenatore che almeno davanti alle telecamere attacca il proprio capitano, va a che a muso duro, muro contro, che cavolo sto dicendo, ragazzi? Vabbè, va a sbattere va a incocciare, va a litigare con il proprio capitano, tutte ste robe, almeno davanti, no? Alla platea non capiteranno. Poi gli spogliatoi è giusto che ci sia anche attrito, che ci sia diverbio, che ci sia discussione, ma è quello che si vede in pubblico poi che fa capire il rispetto che c'è verso la figura. E quindi questo è, ragazzi miei, Allegri che se ne torna al Milan e, e che vogliamo dire, ragazzi? E che vogliamo dire? Parte così, parte forte anche, forse anche in qualche modo la contestazione ha contribuito ad accelerare il tutto. È anche vero che la stagione è finita e per cui non è che bisogna aspettarsi, bisogna programmare il prima possibile. Per cui parte così l'era Tare, oserei dire, perché voglio vedere quanto questo direttore poi avrà mano libera, no? Che è quello che era capitato sì, ma forse anche in parte nei confronti di Maldini, che è il motivo che ha portato allo scontro. Perché questo è anche importante, no? Quanto puoi muoverti realmente e Tare, se gli viene data la possibilità, sicuro è uno capace, è uno che sa quello che fa. Riparte il Milan, riparte da Allegri, riparte con un contratto importante, con un allenatore sicuramente al netto dei gusti personali capace, assolutamente capace e l'anno prossimo è sempre cioè, fine anno o inizio stagione, se prevede, si fanno sempre interessanti le cose. Signori, fatemi sapere come l'avete presa voi, cosa ne pensate voi è tutto l'ambaradam. Va bene? Un grande abbraccio. Dai. Un'altra cosa che poi ho parlato dei difese, dei gol. Secondo me si sposano un po' le caratteristiche di alcuni giocatori. Sicuramente il mercato cambierà un po' le carte in tavola. Però un Milan ha gente di lunga di corsa, no? Ha quel calcio di Allegri nelle corde, può farlo, ecco. Quel calcio lo possono fare, qualcuno dirà, un po' tutti, no? È facile chiudersi dietro e ripartire. Però devi avere poi gente che ha modo di poter fare 40-50 metri a campo aperto, anzi è lì che magari si può esaltare. E può essere,
può essere affine ad alcuni giocatori. Ecco, questa era una roba che dovevo dire, forse anche a inizio video, me la sono trascinata alla fine, ma dovevo in qualche modo comunicare. Va bene, signori, questo è il mio pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la carta se volete, un grande abbraccio, Taneschi.